Se ti piacciono i miei contenuti, segui il mio canale e attiva la campanella. Per te non è nulla, per me è essenziale per continuare. San Paolo è la città più grande del Brasile. Considerando l'intera area metropolitana, la popolazione supera i 22 milioni di persone, rendendola una delle metropoli più estese e caotiche del mondo. Circa 30 anni fa, nel cuore della città, scoppiava un'epidemia silenziosa che anno dopo anno ha trasformato questo quartiere in un campo di battaglia. O que você está vendo agora não são imagens de uma zona de guerra. Una zona che diventava rifugio per chi non aveva più niente, minoranze, emarginati, qualunque persona che avesse smarrito il cammino. Oggi è conosciuta come Cracolandia, la terra del crack. Impazziti per una droga più economica e più devastante di qualunque altra, il crack sono cristalli di cocaina fumati con una pipa, come questa, la vedrete spesso per tutto il video. L'effetto è una scarica di euforia che dura pochi secondi, per poi volerne ancora e sempre di più. E solo alcuni degli effetti a lungo termine, oltre a quelli fisici, sono l'isolamento, la perdita del lavoro, della casa e della famiglia. Guardate quanta polizia c'è in questo momento. Sono ovunque, controllano, circondano, delimitano Cracolandia come fosse una zona di guerra. In pochi minuti ho visto perquisizioni e arresti. Persone che cercano disperatamente un fratello, un figlio, qualcuno che è sparito qui dentro. Mi avvicino, sempre di più, fino al cuore di Cracolandia. Lo chiamano flusso, nome che prende dal costante flusso di corpi che si muovono senza sosta. È una delle zone più pericolose del mondo e io ci sono entrato da solo. Un posto dove da un momento all'altro tutto può degenerare o diventare molto pericoloso. Persone sedute che cercano di vendere qualsiasi cosa, qualsiasi, spesso rubata, per racimolare il necessario per la prossima dose. Una dose costa 20 reales, circa 3 euro, e si compra proprio qui, sul posto. Gli spacciatori si confondono nella folla. Quando la polizia non entra, la droga spunta da sotto i banchi tra sigarette, pipe e cachaça, ovvero l'alcol, che sembra l'unica bevanda qui. Si sente odore di ammoniaca nell'aria. Vi siete mai chiesti perché esistono questi luoghi e perché la città non fa nulla per eliminarli? Alla fine del video cercherò di darvi una risposta. Me ne vado, ma non sono convinto. Non può essere solo questo. Non voglio raccontare Cracolandia in questo modo. Pazzesco, veramente. Grazie ai social, il giorno dopo incontro Luca, un fotogiornalista italiano che vive in Brasile da anni. Luca mi apre un mondo. C'è chi ha scelto di restare, di non voltarsi dall'altra parte. O palhaço, ele é o arquétipo da imperfeição humana. Na sociedade em que vivemos, que é a sociedade capitalista, os moradores de rua são
os imperfeitos do sistema capitalista, são os não produtivos, são aqueles que não geram lucro. Por isso, o palhaço causa uma identificação imediata, inconsciente, com as pessoas que moram na rua, porque nós representamos a imperfeição e eles representam a imperfeição do capitalismo. O palhaço consegue, na verdade, ele tem uma empatia muito imediata com as pessoas. E isso, vamos dizer assim, provoca um alívio, né? E um outro modo de pensar sobre o seu problema, sobre a sua vida. Ela é uma figura que tem uma função social clara, que é de revelar aquilo que a sociedade tenta esconder. A Cracolândia é a vitrine da política de drogas do Brasil para o mundo. Então, tudo que acontece na Cracolândia é um ato político. É aquela ideia de um aquilombamento, né? Que é as pessoas se reúnem para se defender da opressão, que é a mesma opressão que essas pessoas vivem desde que chegaram aqui no Brasil. È un quilombo perché la maggior parte delle persone che vivono in Cracolania sono nere, direi l'80% se non di più, quindi di fatto è una comunità che ha tutta una serie di regole sue dove le persone esistono e sopravvivono. C'è una donna che è usuaria che anni fa mi disse: tu puoi uscire dalla Cracolandia, ma la Cracolandia non esce da te. Flavio Mafalda e un gruppo di volontari, tra cui anche ex tossicodipendenti, costituiscono il TTT, un tetto, un trattamento, un lavoro, 3 strumenti reali per liberarsi dalla dipendenza. Flavio è uno dei pochi che può entrare nel flusso senza pericolo. Il pagliaccio, così lo chiamano tutti, ha creato un concorso di canto. C'è chi canta, chi ascolta, chi vota e per qualche minuto qualcuno torna a sentirsi vivo. Boa tarde, Tecolândias e Tecolândios. Boa tarde pra quem é de boa tarde. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa madrugada pra quem é da madrugada. E boa alvorada pra quem é da alvorada. Ah, família, salve, salve, que é a Colândia! Salve, boca do lixo! Crocodilo da França, pesado, bacana. Chegamos no topo com o novo Mizuno no Sorayama. E esses bandidas, tudo se apaixona. De nave portada, só de meca branca, só de Lemon Haze. Fumaça na mente, poeta da lei, tá chegando de Mercedes. Que no ano passado era diferente. Para os vagabundos, falava da gente e agora pra tu ver. Se liga aí, ó, menos roda onde nós chegou. Tamo fogando o pipé e nós conquistou. Tô mandando no flow, se liga nesses começou de nós. Te vejo de longe, maior malandragem do mundo é saber viver. Você é povinho, vai se fuder. Você é povinho, vai se fuder. Crocodilo da França, pesado, bacana. Chegamos no topo com o novo Mizuno Sorayama. E essas bandidas, tudo se apaixona. De nave cortada, só de meca branca, só de Lemon Haze. Fumaça pesado, moleque, let's go. Comandando no passinho dessa letra. Moleque louco no baile que rouba a cena. Essa bebida desse lado, aguenta. Você confio, vai se fuder. Você confio, vai se fuder. Você confio, vai se fuder. Você confio, vai se fuder.
é bonzinho, vai se fuder, faz barulho pra mim. Flavio e Mafalda cercano scintille di umanità e credono che l'arte sia la via più diretta per raggiungerle. Notate come il viso di queste persone si riempie di vita, come un intervallo di allegria in una triste routine. Queste realtà sono essenziali per evitare di emarginare i tossicodipendenti e mantenere viva una comunità. Infelizmente, vamos ter que desligar o som. Foi mandado recado e è melhor a gente desligar. Dobbiamo fermarci, la polizia blocca tutto e ci intima di spostarci verso il muro. Luca mi racconta sulla repressione della polizia in queste aree. Il più delle volte porta a violazioni dei diritti umani, come l'uso eccessivo della forza contro i tossicodipendenti, che sono già in una situazione di grave vulnerabilità. Con i cosi là. Non è che si lanciano fumogeni. Dobbiamo tutti sederci, se no non ci fanno uscire. Pazzesco, eh? Incredibile. Nel frattempo io faccio amicizia. La polizia e le politiche pubbliche di San Paolo cercano di ripulire l'aria. Queste persone vengono continuamente spostate da una parte all'altra, intervenendo con operazioni di sgombero e arresti, senza affrontare le cause profonde del problema. La città ha preferito concentrarli in un unico luogo per poterli controllare meglio. O mais recomendado é ele sair, eu acho. Porque eles estão tirando a gente justamente porque a gente tá Vai, cara, vocês podem ficar como? Sentado, isso mesmo, sentado. Cada policial aqui vai chamar quem vai ser chamado para ser pesquisado. Vocês não vão levantar por vontade própria, tá bom? Tutti vengono schedati e spostati, alcuni vengono presi. Por que estás aqui? Meu amor, tô conversando, calma o coração. Eu tô tentando vender a caminhada. Leva um. Calma aí. Eu tive um problema. A prefeitura de ensino do estado. Pessoal, espiritual, psicológico. Eu fiz assim, ó. Eu quero mais. Assim? Não mais nada. Abandonei tudo. Todo. Tu tienes família? A minha família me abandonou. Te abandona tu família. Dinheiro, casa, carro, moto, família. Quando todos me viram, quando eu era isso, tudo, aí eu era legal. Quando eu virei isso, ninguém queria mais. Claro. Viaggi no, Ad un certo punto Orlando vuole dirmi qualcosa di troppo personale. Fecha, parei. Eu ponho lá no cantinho, quebra a parede e fecha a parede. Entende? A Max gli stanno sul cazzo i poliziotti. Deixa eu tirar tudo para fechar. Passar na corporação vai dar ruim. No, normal. Depois de tirar tudo, nós faz. Se não, o cara faz assim, ó. Mi faccio un giro con Orlando e Max, mi porta a conoscere un amico. Come è solito per i tossicodipendenti, l'umore cambia molto velocemente. Guardate Orlando.
Então é isso que está acontecendo, está sendo marionete na mão da polícia militar, na mão da IOP e na mão do governo, para desestabilizar e desestruturar o comércio no sul de São Paulo, para que a Porto Seguro possa comprar por preço di banana. Rodrigo parla di una realtà complessa, non ufficiale ma una dinamica reale e documentata. L'abbiamo visto negli Stati Uniti, a Filadelfia, a Los Angeles, a San Francisco o Atene in Grecia. È tutto molto simile, zone degradate in pieno centro, abitate da tossicodipendenti o persone emarginate che con il tempo diventano obiettivi di rigenerazione urbana, di gentrificazione. Ma come succede? Un quartiere casualmente in zona centrale attraverso un progressivo degrado, povertà, dipendenze, criminalità e abbandono istituzionale. Spesso i tossicodipendenti vengono lasciati lì per anni, senza interventi seri, e la loro presenza abbassa artificialmente il valore immobiliare. Intervengono investitori, spesso con legami istituzionali, che acquistano proprietà a basso costo. Seguono progetti di riqualificazione, edilizia moderna, locali, spazi culturali. Il quartiere si trasforma. Io credo che sia estremamente difficile comprendere queste dinamiche per chi osserva queste persone solo da lontano, con paura, con pena, a volte persino con odio. Da quando ho iniziato a esplorare questi luoghi ho avuto innumerevoli conversazioni con molti di loro. Se c'è una cosa che ho imparato è che essere senza tetto o tossicodipendente è un'esperienza, non è un'identità. Non è una scelta, non è un capriccio, è la mala sorte che un giorno decide di trascinarti giù. C'è chi è forte e riesce a risalire, e c'è chi non ce la fa incastrato in un flusso continuo. Tutto ciò che prima lo sosteneva scompare e si affonda. Come ti sentiresti tu se un giorno il tuo mondo ti voltasse le spalle e l'unica cosa che vedi è una società che ti vorrebbe vedere scomparire?